Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo una cosa un po' particolare, ma facciamo subito l'unboxing. Vi dico subito che c'è di mezzo una telecamera che servirà a registrare non come le classiche fototrappole, ma in maniera un po' diversa. Faccio subito vedere. Già potete capire di cosa si tratta. Praticamente è una telecamera Wi-Fi insieme a una mangiatoia per uccellini. In pratica cosa fa? Tramite la mangiatoia dà i semi agli uccellini. Appena l'uccellino si poserà sopra il trespolo, la telecamera si azionerà all'istante e registrerà. Ovviamente potete usarla anche come telecamera di sicurezza, videosorveglianza, e registrerà tutto quello che si muove. Qua ci sono un po' di specifiche, c'è anche un programma, un software che riesce a riconoscere anche le varie tipologie di uccelli, e qua ci sono tutte le specifiche: video Full HD, 135 gradi di angolo di ripresa, 2 vie dell'audio, quindi potete sia sentire che parlare, ovviamente è waterproof, impermeabile, visione notturna, 1,5 litri di capacità, rivelatore di movimento come vi ho già detto e micro SD interna. La marca, come già avete visto, è la NetView. Io l'ho scoperta da poco, ma questa tipologia di cose è molto interessante anche per conoscere gli animali. Nel kit, come si vede già, c'è anche un piccolo pannello solare che fa molto comodo. Abbiamo le istruzioni di uso, le sagome per eventualmente forare il muro, ma a noi per ora non ci interessa, una cinghia, e qua sotto ci dovrebbe essere ovviamente il tettino, il trespolo e la nostra telecamera con mangiatoia incorporata. Ovviamente è già tutto praticamente montato, sembra anche di ottima fattura. Ovviamente c'è l'antenna per i wifi, qua si può smontare per pulirla, scatoline di accessori, ovviamente tasselli, cavi, vedete, alimentazione, tasselli anche generosi, e la staffa per avvitarla al muro, però noi la fisseremo semplicemente al terrazzo e vedremo un po' che succede. Apriamo anche il nostro pannello solare, sempre della NetView, accessori, anche qua per avvitarli e direzionarli, pannellino molto ben realizzato, cavo di lunghezza generosa. Direi che è un bel oggetto, davvero ben realizzato. Io procederei direttamente al montaggio, che è molto semplice. Qui c'è la pellicola che dobbiamo rimuovere. Che ovviamente sotto ci sono i LED a infrarossi. Guardiamo qua sopra cosa c'è in questo sportellino: porta per micro SD, tasto d'accensione e cavetto di alimentazione. Ovviamente il tappo è impermeabile, quindi una volta chiuso, vedete, non entrerà né umidità né acqua. Ovviamente ci sono tutte le istruzioni per il fissaggio del pannello solare, di come funziona la nostra fototrappola intelligente. Vedete, comunque è tutto molto semplice. Vedete, io lo userò con la cinghia, la attaccherò da qualche parte sul terrazzo, non voglio far fuori nei muri, eccetera. Qui addirittura la usano su un cavalletto. Tutto molto semplice. Per ricaricare, per inserire il mangime basta inserirlo da qua e poi cadrà per gravità. Ovviamente dietro, per questioni di comodità, c'è la porta di ricarica USB Type-C, quindi potrete usare direttamente i cavetti dei vostri cellulari, oppure io userò il pannellino per tenerla carica. Adesso installiamo la sua app e vediamo un po' come si comporta. Facciamo la prima accensione e vediamo un po' cosa succede. Adesso scarichiamo la sua app. Una volta scaricata l'app, avviamo
ovviamente chiederà un'iscrizione. Dobbiamo aggiungere il dispositivo, andiamo su BirdFi Feeder, chiederà di accendere la telecamera, ma noi l'abbiamo già fatto. Ci sarà questo suono, come sentite. Adesso bisogna fare scansionare il codice QR. Lui lo ha visto. Connessione wireless riuscita. Lo dice anche. Sta facendo tutti i collegamenti del caso. Connessione riuscita. Qui dice di metterla nel luogo dove verrà montata per vedere se il segnale wifi è buono, ma a noi sicuramente ci sarà. Nome della telecamera, mettiamo telecamera giardino, e qua si vede di già la nostra telecamera in funzione. Abbiamo anche la luce LED, cosa non da poco. Attiviamo l'audio, sentite? Attiviamo l'audio, poi c'è sirena allarme. Si può parlare. Prova 1 2. Prova 1 2. Qua ci sono tutte le impostazioni sulla scheda SD. Io ho messo dentro una schedina SD per registrare, quindi formattiamola. Formazione su un firmware, vediamo se c'è un firmware nuovo, ma è già aggiornato. Impostazioni avanzate, antisfarfallio attivo, frequenza sfarfallio 50 Hz. Qui c'è l'impostazione di installazione, quindi si può capovolgere, ma non ci interessa. E direi che rivelamento del movimento medio va bene. Impostazione modalità no riposo. Modalità riposo, l'area di sorveglianza non può essere visualizzata in tempo reale, non ci interessa. Tutto quell'altro non ci interessa. Impostazione illuminazione, spia luminosa, flash allarme, visione notturna, tutto ok. Qui di più cos'è? Avviso in movimento, NetView Protect, deve essere qualcosa, qualche abbonamento online che no, non ci interessa. E direi che come telecamera si vede abbastanza bene. Ovviamente qua si può allargare a tutto schermo, qua c'è il bitrate del wifi, mettiamo HD, vediamo se si vede meglio, sicuramente si vede meglio. Direi che è un'ottima telecamera, IP camera, accidenti, si vede veramente bene, in HD, prima dell'SD ovviamente consumerà più banda, sarà un po' più lento, un po' più lag i nostri video in streaming, però ovviamente lui registra su scheda SD, quindi non ci interessa. Direi veramente ottimo. E adesso finiamola di montare. Come vi ho fatto già vedere, sopra ci va il tetto ed il tetto si aggancia tramite questi due piccoli perni. Ci sono questi due piccoli perni che non so se li vedete, ma dopo ve li farò vedere zoomati. Praticamente si mette così, vedete? Ci sono quei due piccoli perni, uno qua e uno qua. Basta spingere, ok? E poi questa si chiude. È una mangiatoia per uccelli smart. Qua c'è anche il supporto per collegarla sul cavalletto. Infatti questo va avvitato sotto e questo va messo sul cavalletto. Veniamo subito a noi e mettiamo qua sotto la staffa di supporto e va inserita semplicemente così a slitta, vedete? Semplice. Adesso che è completamente montata la andiamo a agganciare fuori tramite la sua cinghia, perché non voglio fare buchi eccetera, e andiamo fuori e agganciamola. Come si può vedere io ho optato per una installazione tramite fascette perché mi sembrano molto più solide, infatti non si muove di 1 millimetro. E adesso andiamo a collegare il pannello solare a quella porta lì.
Come vedete, la porta USB Type-C è collegata nella parte posteriore e va al nostro pannellino fotovoltaico. Purtroppo non sono riuscito a immortalare nulla di interessante, però come vedete dalle immagini si può ottenere dei grandi risultati posizionando la nostra casetta smart in luoghi in cui sono presenti varie tipologie di uccelli, tipo fringuelli, passerotti, anche colombacci. L'importante è posizionarle in un luogo dove gli uccellini si sentano al sicuro. Proverò anche a mettere una cassa Bluetooth dietro la casetta e fare dei richiami per vedere se arrivano dei passerotti. Io comunque questa casetta smart per gli uccelli ve la straconsiglio perché è fatta veramente bene, fa delle riprese ottime, funziona bene, io ho già un po' di tempo che la sto provando, sia di notte che di giorno. Ci sono state anche dei grossi temporali, la casetta è rimasta praticamente come uscita dalla scatola. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram per i futuri video che riuscirò a fare con questa casetta e noi ci vediamo al prossimo video e vi saluto tutti.